Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà del 2024. Ruota della fortuna e Papa. Direi due carte molto positive. Periodo di riconoscimenti, periodo di cambi con questa ruota della fortuna. Potrebbe parlare sia di cambi da un punto di vista pratico, sia di cambi da un punto di vista, mi verrebbe da dire spirituale, considerato che abbiamo il Papa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e per l'estate e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Ok, allora partiamo con un eremita, 4 di spade, scusate. Fante di spade, 8 di pentacoli, regina di pentacoli, matto e fante di bastoni. C'è un'energia solitaria con questo eremita, eh? Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò tutti gli esempi single, coppie, coppie ni, cioè relazioni diciamo che non si capisce bene come si sono delimitate o no, figli, amici, tutto. Allora, partiamo da questo eremita. Sento come una sensazione di solitudine o può essere magari un periodo, perché anche il 4 di spade ha un po' questa energia di voler stare con se stessi, voler stare per conto proprio. Andiamo a vedere questo eremita, il diavolo. C'è qualche condizionamento, qualche questione egoica, 4 di bastoni e asso di pentacoli, che potrebbe in qualche modo essere rivista, mi viene da dire, con la carta dell'eremita. Allora, vi devo dire che con il diavolo ci potrebbe essere qualche condizionamento intorno alla casa, intorno al giardino. Non so perché. Andiamo a vedere il qua. Sì, lo so perché comunque l'asso di denari parla di è un nuovo ingresso, una nuova strada su un giardino, su un terreno fertile per fiorire. Allora, abbiamo un 4 di spade che è spiegato dal cavaliere di bastoni, un 9 di bastoni e la torre. Sì, ragazzi, qua abbiamo ego e crollo dell'ego. C'è come qualche questione che deve essere rivista. Può essere all'interno delle mura familiari, può essere per questioni veramente pratiche inerenti magari alla casa, se qualcuno, non lo so, deve cambiare casa piuttosto che deve fare delle ristrutturazioni o dei lavori all'esterno, o come la sensazione che ci sia un momento di riflessione. Andiamo a vedere il fante di spade. Due di spade e 6 di bastoni. Sapete, ho come l'idea
che siate in questa fase di restyling perché con questo 6 di bastoni vogliate vedere determinati risultati che non arrivano. Non so in che settore sia, se sia per esempio specifico della casa, come l'esempio che ho fatto prima, se sia un risultato con qualcuno, con una persona in particolare, o se è un risultato magari più ampio nella vostra vita. Però è come se ci fosse un... sinceramente mi viene da dire una sorta di attaccamento a questo risultato. Andiamo avanti adesso, poi eventualmente ci ritorno dopo. Andiamo con questo 8 di pentacoli, 9 di coppe. Sì, è come se vi consigliassero di lavorare sulla vostra, wow, e amanti, sul vostro appagamento personale, sull'amor proprio, sul godervi le cose che avete ottenuto. Andiamo a vedere la regina di denari. Appeso e giustizia. Ragazzi, allora, questo vale per tutti. Vi dico che con questa giustizia e con questo papa, e c'è anche la ruota della fortuna, può essere che si smuova qualche cosa a livello di eredità, a livello di burocrazia, a livello di contratti. Se quello che vi condizionava erano i permessi del geometra per fare la ristrutturazione della casa, per seguire l'esempio che ho fatto prima, arriveranno. Ok, in questo semestre qualche cosa inerente alle mura domestiche si muoverà. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il matto. Con questo matto sento che avete un po' bisogno di riscoprire la vostra essenza, la vostra ingenuità, la vostra anche genuinità. Mm. Andiamo a vedere il fante. Qui ragazzi c'è come una sfida che dovete affrontare. Per molte persone sento che c'è paura di non riuscire ad affrontare questa sfida, questo inizio, questo passaggio, questo cambio. Probabilmente non è il risultato che voi volevate, non è la cosa che voi avreste voluto, però c'è da dire che è come se ad un certo punto trovaste il coraggio di buttarvi con questo matto. Fatemi ancora, grazie. Allora, qua abbiamo per il fante di bastoni il sole, un 6 di coppe e il giudizio. Siete agli inizi, mi viene da dire, di una nuova scoperta. Siete agli inizi di un cambiamento, siete agli inizi di una nuova avventura, di un nuovo modo di vivere la relazione, perché qui è come se... Sì, c'è come una rivalutazione di certe dinamiche. Allora, partiamo dai single, ragazzi. Se siete single devo dire che nonostante farete di tutto per tenere lontani i o le pretendenti, ehm, insomma, secondo me con una persona potreste decidere ad un certo punto di buttarvi, di provarci, di creare qualche tipo di accordo. Tipo, guarda, le cose stanno così, questo è quello che ti posso dare, vediamo come va. Una cosa per lo stile. Però sento che sarete parecchio, parecchio, parecchio sulla difensiva, ma perché credo che tra questo eremita e questo 4 di spade abbiate proprio delle cose vostre da risolvere.
temi personali, diciamo. Se siete in coppia, allora qui ho come la sensazione che siate o sarete affiatati per risolvere quelli che sono i problemi che potrebbero arrivare. Vi dico i problemi che potrebbero arrivare perché tra il diavolo, la torre e la giustizia, qua ci potrebbe essere qualche cambio effettivamente di abitazione, cambi di contratti, cambi di residenza e quindi c'è come bisogno di un attimino per fare un programma di movimento. Se fosse in una relazione indefinita, che non si capisce quanto sia relazione e quanto sia amicizia, insomma, quanto, insomma, avete capito? Ehm, ragazzi, sento che non ci saranno grossi cambi. Eh, primo perché per molti è una cosa nuova, è agli inizi. Secondo perché, come vi dicevo prima, voi siete comunque sulla difensiva, quindi probabilmente vi va anche bene così a piccole dosi, diciamo col contagocce, vedere questa persona. Ehm, Non lo so, sento che è come se fosse ancora una cosa fresca da dover definire, da dover capire se effettivamente vale la pena frequentare questa persona e stare in questa situazione un po' nì, piuttosto che magari andare verso qualcuno un po' più focalizzato su quello che vuole, ecco. Allora, devo dire che per qualcuno ci sarà come uno switch di amor proprio, perché qui avete anche il Papa, potrebbe anche esserci qualche guida o voi attraverso l'eremita trovare effettivamente la vostra verità, la vostra guida, il vostro nord e da lì dire aspetta un attimo, perché è un po' quello che sento qui alla fine della lettura, no? Il fatto di imparare a gestire nuovamente le proprie passioni, le proprie emozioni, le proprie idee, le proprie risorse, che potrebbe essere sia per conto vostro se siete single, sia all'interno della relazione se avete già qualcuno. Ci sono come delle dinamiche qui. Il consiglio con questo fante di bastoni è di guardare un po' di più a voi stessi, di non darvi troppo agli altri, di deromanticizzare la relazione, con questo 6 di coppia al contrario, ho come l'idea che le cose non siano ancora completamente chiare, ma giustamente siete in fase di cambio in un settore della vostra vita e potrebbe anche influire giustamente ehm, sulle relazioni. Il cambio qui non è detto che sia su una relazione, può essere anche un cambio su come vedete la vita, un cambio del... perché qui abbiamo un 9 di coppe, come se steste pensando verso cosa, cioè che cosa state andando verso quello che vi renderebbe o potrebbe rendere appagati, felici, pieni, mi viene da dire. Ed è come se troppe distrazioni, mi viene da dire, non andassero bene, perché qui sento temi di casa, temi legali, temi familiari che tengono impegnati ed è come se per la relazione non ci fosse tanto posto, sia che siate single, sia che siate in una relazione, però qua è come se ci fosse il ok, va bene, ci vediamo quando ci vediamo, ci godiamo al 1000% i momenti in cui stiamo insieme, poi quando ognuno vada a fare le sue cose si fanno le sue cose, anche se vivete insieme, eh. Però c'è proprio il, ok, mi devo rifocalizzare un pochettino su me stesso o su me stessa. Poi vi dico, per chi è single potrebbero arrivare anche delle conoscenze interessanti, però ho come la sensazione che non abbiate voglia di perdere tempo. Per quello che riguarda i figli, se non avete figli, la parola figli nei tarocchi può essere sostituita con progetti.
Devo dire che c'è qualche cosa che bolle in pentola, ma è come se non aveste un riscontro dall'esterno. Probabilmente ne state parlando con qualcuno, con i parenti, con gli amici di questo progetto, di questa vostra intenzione, più che altro per capire gli altri che tipo di idee hanno, per fare dei confronti, insomma, però è come se non arrivasse quel tipo di confronto di cui voi avete bisogno. Per quello che riguarda, la famiglia, allora possiamo parlare sia di famiglia di origine, sia di famiglia da voi creata. Io qui ragazzi ho la sensazione che, ci saranno parecchi condizionamenti, ma per qualcuno intorno a situazioni legali o intorno a firme, appunto, come vi dicevo io in prima, potrebbe essere quella del geometra, come se mancassero delle firme con questa giustizia. Che comunque arrivano, perché se ce l'avete qui avete anche la carta del Papa, sento che qualche cosa cambia, avete anche l'appeso al contrario, tra l'altro. Quindi devo dire che si risolvono, potrebbero essere lente, potrebbero essere cose effettivamente che cambiano in modo drastico la realtà del quotidiano, però devo dirvi che non vi potete lamentare alla fine del periodo. Se per caso siete in una separazione o state pensando di separarvi, ragazzi, sento che questo è un buon periodo per fare una sorta di introspezione ed eventualmente darvi quella seconda possibilità per riprovarci, cercando di vedere le cose da un altro punto di vista. Perché? Perché si sbloccheranno le questioni burocratiche ed è come se aveste voi il coltello dalla parte del manico. Ho come quest'idea che acquisirete potere attraverso questa introspezione e anche attraverso la fiducia che potreste comunque dare di nuovo all'altro o alla relazione. Vi dico, qui le carte sono a testa in giù, sia il sole che il 6 di coppe che il giudizio. Quindi ho la sensazione che la zona friend zone, la zona amicizia debba essere sorpassata, la zona del va bene, sto zitta per amor di pace deve essere sorpassata e bisogna tirare fuori temi importanti qui. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Ah, per quello che riguarda gli amici devo dire che non andrà male, anzi, ehm, devo dire che potreste anche avere dei risvolti lavorativi con loro. Potrebbero non essere direttamente amici vostri, potrebbero essere amici di famiglia che potrebbero aiutarvi in qualche vostro progetto, in qualche vostro, magari proprio in quel progetto di cui parlavamo prima, dove non vedete attualmente riconoscenza o ritorni, quest'altra persona potrebbe farvi avere un punto di vista diverso. Ok, allora andiamo a vedere. Mm, Guardate, qui è uscita la giustizia e qui è uscita la carta della bilancia. Qui è un po' come se dicesse percorro le scale della bilancia in mio favore. È intesa sia come giustizia, appunto, ehm, ma come metto in equilibrio da un lato quello che devo fare, dall'altro quello che vorrei fare. Da un lato metto in equilibrio quello che razionalmente si dovrebbe fare e dall'altro cioè nell'altro piatto della bilancia c'è quello che il mio cuore vorrebbe fare e si cerca di trovare una via di mezzo, un equilibrio. Andiamo a vedere ancora una di questi oracoli, ragazzi, per concludere la lettura. Io li trovo stupendi questi, però sono tre, solo uno, questo. Osserva le tue conversazioni. Guardavo questi. Riconosci la sincronicità e affidati a te stesso. Conta contigo sarebbe conta su te stesso. Allora, abbiamo questa carta che ci dice: osserva la conversazione nelle quali
prendi parte oggi? Sono produttive o hanno cattive intenzioni? Sono pettegolezzi o al contrario sono informazione stimolante? L'obiettivo? Riconoscere la qualità delle informazioni con le quali alimenti la tua mente ogni giorno. È un po' come se vi dicesse di filtrare le informazioni che acquisite. E difatti qua fa vedere come se ci fossero dei ritagli di giornale e lei se li beve, si nutre di questi ritagli di giornale. Bel messaggio, ragazzi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche fare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete mandarmi un'email per prenotare una sessione oppure se preferite andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!